Bene, ho avviato la registrazione. Ciao Eric, benvenuto, benvenuto. Ciao Lucio. Va bene, iniziamo questa tua sessione diretta. Inizia semplicemente a sgomberare la mente da qualunque pensiero, attesa. È un viaggio, è un'esperienza. Ho abbassato un po' il volume, scusa. Ok, Ok. è un giro sulla giostra. Inspira ed espira. Usa se vuoi la respirazione diaframmatica. Ad ogni respiro, ogni volta che espiri, butta fuori un po' di pensieri. Ciò che ti aspetti di vedere da questa sessione, buttalo fuori espirando. Ora Eric, conterò da 10 a 1 e mentre conto, pensa solo ad ascoltare la mia voce e a rilassarti. 10, 9, i tuoi piedi sono pesanti. Sprofondano nel divano. Pesanti. Otto. Lentamente, ma inesorabilmente, questa pesantezza inizia a muoversi dai tuoi piedi, che sono pesanti, e sale su, attraverso gli stinchi, i polpacci, fino alle tue ginocchia, dove questa pesantezza si ferma. E ora le tue ginocchia sono pesanti.
pesanti. Sei rilassato, sei sempre più pesante. 7. Questa pesantezza riprende la sua corsa, sale dalle ginocchia e avvolge come una spirale tutte le tue gambe fino ad arrivare ai fianchi. È una pesantezza dolce, rilassante, bella. Sprofonda tutta questa parte, sprofonda. Sei. Da questo momento in poi, ogni eventuale rumore o movimento di animali della tua casa attorno a te ti porterà sempre più in profondità. Lentamente ti appresti a rilassare la parte alta del tuo corpo. 5. Il ventre, il petto sprofondano. Lentamente. Il diaframma, l'addome, il petto, tutta la parte alta e frontale del tuo corpo pesa, è pesante, è dolcemente pesante. 4. Tutta la tua schiena, l'alta, la bassa schiena, i romboidi centrali, tutta sprofonda nel divano
insieme alla parte alta. Sono un tutt'uno pesante, dolcemente pesante. 3, le spalle, tutte le braccia, i gomiti, gli avambracci, i polsi, le mani, le dita delle mani, tutte le braccia pesanti. Abbandonate sul divano e sul tuo corpo. Sprofondano. Pesanti. Due. Il collo e la testa. Giù sprofondano nei cuscini, dolcemente, inesorabilmente, pesanti. Uno. Pesante. 6 tutto pesante. Bene, Eric. Ora conto da 1 a 3 e al mio 3 vai a un sogno, a un desiderio, a un ricordo. Vai esattamente lì dove vuoi andare. Tu che crei. 1, 2, 3. Dimmi. Allora,
Mi vedo di fronte, allora l'ambientazione sembra di essere tipo universo, perché vedo buio, anche se riesco a vedere tutto bene, ma è come se ci siano tipo delle stelle, non c'è nulla di definito e di fronte sto come raccogliendo, è come se stessi tipo raccogliendo della sabbia e sto facendo, prima vedo una sfera che la prima forma che riesco a visualizzare, che vedo bene, è un occhio. Mm. Mi vedo proprio come se stessi librando, libero, perché sì, non ci sono confini, non c'è nulla di definito. Sono in questo spazio vuoto lì che prendo come della polvere e creo questa cosa. L'occhio è il destro, il sinistro o è un occhio? È un occhio, è un occhio e più lo guardo è come la sensazione che sto creando, io sto portando fuori qualcosa che vedo da dentro perché riesco a vedere l'occhio che mi guarda, quindi io sto creando un qualcosa, è come se stessi creando una parte di me, la sensazione che mi dà. L'iride di che colore è? Allora, l'iride è passa dal blu notte con ci sono degli intarsi color oro. Ok, è lontano da te questo occhio. No, no, è proprio di fronte, sarà a 1 metro circa. Puoi toccarlo con la mano? Ah sì, assolutamente sì. Toccalo, giralo, Mhm. esaminalo. Se toccandolo sento proprio, mi riporta delle sensazioni dentro, mi richiama le sensazioni dentro di me. Quali? Mi parte da tipo pineale per capire, per dare una posizione. E ogni volta che io lo tocco è come se proprio dal centro, dalla pineale, partono delle scosse. Mm, ti piacciono queste scosse? Sì, sì, sì. Quindi è come se stessi maneggiando la tua pineale? Sì, la sensazione è proprio quella, esatto, esatto, sì. Chi è quest'occhio? Come si chiama? Il nome che tu vuoi darmi. Quale vuoi dargli? Ma mi arriva, visto che se io ti creo, mi sembra di dargli il mio stesso nome, mi viene a dire Eric. Anche se è come se non avesse neanche un nome. Mm. Quasi la sensazione è quasi che è un qualcosa che si sta definendo, quindi dargli un nome è come se lo stessi limitando nella sua potenzialità. Va bene, diamogli un battesimo Ok. parziale, Mhm. uno dei tanti nomi che può avere. Mhm. Ok, c'è la K, appare la K, la I e la R. Kir. Molto bene. Toccalo questo occhio Mhm. ancora di più. Esaminalo, tocca le palpebre, le ciglia, guarda come è fatto dietro. Questo è il tuo viaggio, questo è il tuo gioco, questo è ciò che tu hai creato, tutto tuo. Sì. Come i bambini che giocano e non hanno remore a toccare i loro giocattoli, a Mhm. spaccarli, a esaminarli, a smontarli, rimontarli, a buttarli, a regalarli, a conservarli, a cambiarli, disegnarci sopra, colorarli. Tutto tuo. Mentre mi stavi parlando,
soprattutto quando ho iniziato a cambiarli, osservando l'iride, pensavo a colori e sfumature diverse e chiaramente cambiavano. Andando dietro, girandolo, toccando dei punti dietro la pupilla. Allora, non è fatto proprio come l'occhio che abbiamo noi biologico. La struttura dietro praticamente, allora c'è il cerchio della pupilla, poi dietro ci sono tutta una serie di filamenti che si muovono a spirale e toccandoli questi creano ulteriori disegni che poi vedo si sta creando una massa, un contorno con delle connessioni che si aprono, tipo delle radici per dare un'idea. Ecco. Ok, facciamo una prova. Prova a rimetterti l'occhio in mezzo alla fronte. E dimmi se con questo gesto senti di ricompattarti o di inquinarti in qualche modo, cioè metti qualcosa di non tuo dentro di te. Allora, la prima sensazione è che lui si prende un attimino, deve trovare il suo spazio, si deve adattare, però è come se ci fosse dentro, nella struttura biologica, già pronta la sua sede. Quindi la sensazione è che si fa parte della struttura, sta cercando i collegamenti, alcuni li trova, si collega con tutta la struttura biologica, dei collegamenti ci sono già e quando si collega è come se partissero delle scosse che le percepisco arrivare fino all'estremità, tipo punta delle dita, punta dei piedi, giù nella colonna. Ci sono delle connessioni che le vedo più scure, è come se fossero state, aspetta, vediamo di ingrandire l'immagine. Allora, sembrano bruciate a vederla. Lì infatti non passa la connessione. Però praticamente lui si sta creando sopra una sorta di filamenti, ok? E sta cercando di, diciamo, rigenerare, ecco, di rigenerare la connessione. Non avviene subito. Sì, non so cosa sia successo lì, però sta procedendo. La sensazione è molto bella. È proprio di pienezza, sì. Va bene, anche il tempo è tuo, lo gestisci come vuoi, acceleralo e Ok. rimettilo a una velocità normale. Tra un tempo in cui, cioè vai a un tempo in cui l'occhio si è sistemato. Ok. Ci sono. Wow. Allora, lì vedo subito un colore che è sul azzurro-bianco come colorazione diciamo dell'iride, che poi, allora, la sensazione è sempre su posizione terzo occhio, però la sensazione è che questo occhio sia arrivato, chiamiamolo così, in tutto il corpo biologico e oltre. È come se, anzi togliamo il se, perché la percezione è proprio di aver aumentato notevolmente le percezioni, sia sulla superficie della pelle, anche sulle mani, di ascolto ad esempio della temperatura esterna, ad esempio adesso sto proprio percependo molto di più i profumi, a livello di sensazioni fisiche, di sensi molto più accentuati.
In più, la parte esterna, diciamo tutto quello che è il campo un po' più eterico, energetico, anche lì è come se ci fossero, ecco, moltissimi recettori, quello sì, ok. Ecco, tieni le mani così, come le hai adesso. E cosa senti? Vibrazioni, vibrazioni sulle dita, sul palmo, su tutte le dita, sia sulla parte del palmo che del dorso, Ah, sia in entrata che in uscita. C'è uno scambio continuo. va bene. Adesso facciamo un piccolo esperimento. Sì, Durerà solo 5 secondi che io conterò. Mm? ok, Io vengo lì in eterico, sì. metto le mie mani davanti alle tue, ma non ci tocchiamo, Mhm. e mi dici che cosa vedi e cosa senti. Da adesso. 1, 2, 3, 4, 5. E me ne vado. Allora, quando hai cominciato a contare, la percezione, non ti ho visto nitidamente perché sono rimasto concentrato sulle mani, ma è come se ho sentito questa energia densa. Io vedevo, è come se stessi facendo uscire un qualcosa e lo stessi appoggiando, ma era qualcosa di molto denso. ehm, hai presente quella che usano i pasticceri per far uscire la crema? Sì, la sac à poche. Bravo, quella lì, solo grande, e quindi c'era questa sorta di crema che mi trasmettevi, quindi l'ho sentita anche pesante, delicata. Adesso mentre te la racconto mi arriva anche questa profumazione quasi di... passa dalla rosa al gelsomino, ok? E, aspetta, è piena di informazioni. Mm. Allora, la sento che passa, entra sulle mani. Da un lato c'è la pancia che se la sta, tra virgolette, gustando, forse in base anche all'informazione che ho detto, sac à poche, crema, il gusto. Però una parte di informazioni, allora, mi arriva anche sul cuore come sensazione proprio di armonia, di apertura. Mm. E mentre te lo dico, sento anche il campo toroidale che è partito molto ampio e la sento poi arrivare sul cervello come elaborazione di dati. Va bene. Eric, a quanto vibri? Allora, mi è apparso il numero 1,5 e c'è scritto miliardi. Ok. A quanto ammonta la tua consapevolezza? Allora, vedo un 272. Se il 100% è ciò che è composto dalla tua anima e il tuo spirito, PSPE, Sì. a quanto sta anche solo la tua PS o la tua PE, come vuoi? Allora, appena hai parlato, è uscito un 62 che poi è diventato un 58. Quante sono le tue vite precedenti? Allora, vedo due numeri, un'oscillazione tra 358 e 157. C'è questi due numeri che è come se avessi due schermi che diventa più chiaro e più scuro, più chiaro e più scuro tra i due, e come se ci fosse un passaggio tra i due. Ok. Sembra che più o meno abbiamo il 10% del cervello utilizzabile, ma molti sono molto sotto, Mhm. molto meno del 10. A te, tu quanto stai?
Ora, in questo momento mi appare un 13 e rispetto ai numeri di prima è molto più accentuato ed è anche contornato. Ha il blu centrale, il 13 è scritto in blu con il contorno in oro, mi richiama un po' l'occhio di prima, i colori dell'occhio. Benissimo. Eric, immagina di fronte a te una tenda. Sì. Dimmi come la vedi. Allora la vedo una tenda in tessuto, è un tessuto chiaro, color sabbia, e la vedo ondulata. Ok, quindi simile a una tenda di casa, Sì, di sì, una porta-finestra, diciamo. sì, diciamo che sopra ci vedo le asole che ci poteva stare tipo un bastone appeso, però non c'è nulla, la tenda la vedo libera nel vuoto. Va bene, tra te e la tenda c'è il cinema, Ok? la tenda si apre e Mm. invitiamo, se vogliono venire, la tua ex e tua mamma. Ok, ci sono, seduto in prima fila. Mm. Dietro ci sono, allora, ci sono un po' di gente, beh, oddio, un po', neanche tanta, uno, due, tre, una dozzina che mi chiedono se possono entrare. Non capire chi sono, però. Chi sono? Mm. Allora, quello che mi dicono sono delle mie parti che io ho abbandonato, perché la risposta è stata: siamo delle tue parti che tu hai abbandonato. Mm. Bah, diciamo che il cinema è aperto agli esterni, ai Mm. vivi, però se vogliono vedere delle tue parti, che vengano. Come si chiamano Allora, queste parti? scusa, perché sono andato in automatico, mi è venuto da fargli passare una Eternum in mezzo per vedere se c'erano interferenze, e siccome erano un po' scurette, è come se avessero avuto tipo della fuliggine che si è completamente sciolta, come gli avessi soffiato sopra qualcosa. Le vedo un po' più energiche, ok? E si sono dimezzate perché sono sei. Ok, sono sei Eric, Sì, sì. incarnano una tua vita, cioè una tua età passata, una tua emozione, Allora, mi una tua dicono scelta. sei esperienze, esperienze con tutto quello che portano queste esperienze. Va bene. Poi la tua ex Sì, c'è. viene, ok? Sì, sì, erano già entrate sia lei che la madre sedute in prima fila, una da una parte, diciamo che il cinema lo vedo con i sedili, con la separazione in mezzo, col corridoio in mezzo, quindi sono sedute una da una parte, una dall'altra. Ok. Iniziamo da tua madre. In altre occasioni hai visto una vita precedente con lei, in cui Mhm. lei era tuo figlio, che Sì, poi è morto in un pozzo. sì. Proiettiamo sullo schermo del cinema, se c'è, Ok. Sì. questa storia. Mhm. Ok. Allora praticamente è un po' velocizzata, nel senso che mi fa vedere la famiglia di allora, io con la moglie, con questi bimbi. La prima scena che vedo, siamo tutti seduti a tavola, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8 figli. Lei è la più piccolina, in quell'occasione è maschio, vedo una famiglia molto unita, campagna. La rivedi questa scena. Sì, sì, la sto vedendo, bella, bella nitida, pulita, sì. Vai alla fine di questa storia, Ok, fine di questa storia è, troviamo il bambino nel pozzo, il corpo. il corpo, sì, il corpo senza vita. La mia compagna, mia moglie, è disperata che piange, ci sono
gli altri figli con lei, e c'è il figlio più grande che praticamente mi aiuta a recuperare il corpo. Guarda la scena da un punto di vista eterico. Dov'è Mhm. l'anima di questo bambino, quindi l'anima di tua madre? Sopra, è lì che osserva, sta osservando. Ok, e tua madre nel cinema lo vede? Sì, sta piangendo. La vedo piangere nel cinema. È una vita. È una vita. Qual era il titolo di questa vita per tua madre Mm. o l'esperienza? Mm. Allora. Allora, quello che mi arriva è come se avesse bisogno di... Aspetta, scusa. Ok. Ok. Mm, Aspetta, perché mi ha richiamato praticamente... Allora, sto vedendo dietro l'anima, sì, me l'ha proiettata dietro un'esperienza passata in cui lei ha perso un figlio e non se l'è mai perdonato. Eh, sì, la sto vedendo disperata, soffrire, addirittura in quella vita non ha dedicato altro tempo, altro amore al resto della famiglia per la disperazione di quel figlio. E l'anima ha deciso di sperimentare per poterle far comprendere che non era colpa sua. Quindi ha dovuto sperimentare come si può dire, la stessa, quella perdita ha dovuto viverla in prima persona, mi arriva questo. Non so se mi sono spiegato. Mhm. Ok. Quante vite ha avuto tua madre? Allora, mi appare un 4, aspetta, 4718, 4718, 4718. Va bene, mandiamo sullo schermo la Mhm. vita che ti collega alla tua ex. Lei era tua figlia. Ok, All'epoca si usava, in determinate circostanze, cedere e vendere uno dei figli a qualcuno, tu la vendi a un mercante e sì, lei si suicida. sì, Vediamo prima di tutto se questa storia si proietta nello schermo, c'è, sì. non tanto per mettere in dubbio il tuo passato lavoro con Mhm. altri, Sì, ma quanto soprattutto perché le cose cambiano di continuo. sì, Quindi quella vita non è un dato imprescindibile, quella vita viene cambiata, eliminata, modificata continuamente, reimpastata. Se adesso io ti chiedessi il tuo numero di vite precedenti, sarebbe già diverso, la tua vibrazione è già diversa, tutto cambia. sì. Si proietta questa storia? C'è. C'è. Sì, sì, si proietta, la vedo, la vediamo. Cosa vedi? Allora, parte da una tenda in cui mamma, papà, qui ci sono due bimbi piccoli, 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 2 anni e 3 anni, lei più grande, 14 anni, 14-15 anni. Ok, questa è una cosa che io non avevo visto l'altra volta, la mamma malata, e lei già si dà da fare per aiutare la famiglia, perché eravamo molto poveri. Praticamente ci siamo io e lei che lavoriamo, che riusciamo a portare del cibo in casa. E praticamente poi vedo che questo mercante, io ho fatto dei lavori, che è quello che appunto chiede di poter comprare la
la figlia, e che mi dice che la tratterà benissimo. E io accetto, anche perché oltre al cibo i soldi, queste monete che vedo, mi servivano per prendere ehm, delle risoluzioni, dei medicinali per la moglie. Cosa fa la tua ex nel cinema? Allora, lei piange, non vorrebbe andare, però poi alla fine accetta più che altro guardando sua madre. E la tua ex nel cinema? Che Ah fa? no, scusa, Sì, pardon, sì, 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 sì. questo era il video. Mhm. Lei è. Allora, mentre è appena arrivata e rilassata, lei si è un po' chiusa, la vedo, ecco, sta digrignando i denti, è arrabbiata. Ecco, la sensazione che mi arriva è arrabbiata. Va bene, cambiamo di nuovo film sul Sì. cinema, sullo schermo del cinema. Mhm. Se c'è, metti la vita in cui sei insieme alla tua ex e alla tua madre di oggi contemporaneamente. Allora. Ok, allora, aspetta perché me ne fate vedere due. Me ne fa vedere due. Nord America, indiani, zona mi appare il Canada e vedo, come se vedessi due schermi contemporaneamente, vedo anche una parte in Africa. Oh, allora, scelgo. Mhm. Ok. Mm, Se è possibile in una in cui dimmi. tu sei donna. Allora, in queste due sono entrambo uomo. Vediamo un attimo. Ok, cambia completamente tutto. Ok, mi arriva. Allora, fammi capire. Cina, sì, Cina. Io sono donna, ok. Ok. Mia madre è. Ok, come si chiama? Sta specie c'è sta tipo fattoria. Io sono mi pare geisha si dica, si Mhm, chiamassero geisha, ok. Mia mamma è il padrone. Ok. mhm. Padrone. Sì, adesso tutti diranno che la geisha è giapponese, vabbè, ma è una sorta Ah, di. ok, dai, Vabbè, fa quella cosa là. niente. Ok. Vabbè, sei una che lavora per un Serva? padrone, Ok. serva, tutto fare, Tutto fare. concubina. Mm? Sì, perché vedo che vedendo le varie scene, sì, un po' tutto fare perché poi c'è anche tutto l'aspetto, tra virgolette, sessuale. Mhm. Ok. La, la compagna è il figlio. Ah, ok, praticamente poi vedo che tutti e due si danno da fare con la concubina. Ok. Quindi Mm, fammi capire, qui tu sei la concubina, qui c'è tua mamma di oggi, sì, che era il padrone di casa, sì, il e la padrone tua ex di oggi c'è. è il figlio Ok. del padrone di casa. Cosa fanno la tua ex e tua mamma nel cinema davanti a questa avventura? Piangono? No, sorridono. Le Come vedo piangono? sorridere. Va bene, adesso 10 secondi Sì. e in questi 10 secondi sullo schermo si proiettano 100 vite di tutti voi tre, mixate come volete. Sono veloci, ma voi col vostro occhio riuscite a vederle tutte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 100 vite. Ok, Cosa hai visto? allora.
vedevo come se ci fossero tanti schermi piccolini che passavano. Hai presente, giusto per darti la sensazione, gli occhiali, quelli che hanno i forellini? Sì. Mhm. Perfetto, che quindi l'occhio passa da un buco all'altro. Ecco, io vedevo la stessa cosa, passando da un buco all'altro vedevo nitido quell'esperienza. Quindi vedevo le varie esperienze in varie situazioni, vari colori, varie epoche. La sensazione all'inizio è stata pesante. Più tu andavi avanti con il conteggio, più passavano diventavano chiare, è come se si creasse una sorta, ah che figo, adesso lo vedo meglio, si è creato una sorta di disegno tra tutte le connessioni, ecco qui adesso passiamo al Giappone, quella cosa quando loro rompono e ricreano con l'oro. Ecco, io vedo tutte queste vite collegate con questa macchia d'oro e la sensazione nel vederlo, ma poi mi arriva anche da loro, è come se in qualche modo si fosse sciolto un qualche cosa, cioè come fosse nitido un percorso fatto assieme che è stato anche compreso e proprio sciolto, cioè tutta quella parte di pesantezza iniziale non c'è più. E infatti le vedo adesso loro due che lo guardano sorridenti, proprio rilassate, sono proprio belle rilassate, si sono anche guardate tra di loro e sento queste parole grazie delle esperienze avute. Benissimo. Il film continua, tu adesso ti Mhm. concentri su te Sì, stesso, sì. Eric. Chiama se ci sono le tue interferenze, le nuove tue interferenze eteriche. Anche qui è tutto tuo, il gioco è tuo, fai tu, decidi tu, obblighi e imponi tu quello che vuoi tu. Imponi alle tue interferenze di presentarsi subito, immediatamente, se ci sono, Mhm. di fronte a te sull'attenti. Ok, allora, eh, una a sinistra, scusa, una a destra, una a sinistra e una centrale sono arrivate. Poi c'è un po' di roba dietro, però un po' come dici tu sempre, voglio i capi, non mi interessa il resto. Allora, e voglio anche la forma, perché quello che vedo è un ammasso che non ha consistenza. Sì, scusa, che non ha definizione. Mhm. Chi sono? Allora, quello sulla destra mi appare, la forma è una specie è un insetto, ok? Un insetto a forma hai presente quegli insetti, mi pare che siano quelli del legno, che sembra proprio un pezzettino di legno con le gambe e gli occhietti che escono. Ah, sì, sì, sì. Ok, quindi lui ha quella forma là. Mm. Quello di fronte sembra una mosca, cioè è una mosca però veramente brutta. Sì, una mosca, mosca brutta. A sinistra, a sinistra, a sinistra. A sinistra sembra, è tipo, eh, ha la forma del verme, ma tipo i batteri, ecco, i batteri come ce li fanno vedere nelle varie ricerche, queste cosine strette, lunghe, che si muovono, tipo batterio, ecco, hanno queste tre forme. Interferiscono direttamente con te o ci provano? Ti ronzano intorno? Allora, ci provano. Ogni tanto, quando sono stanco o quando non sono sempre presente, riescono a entrare. Ok. Vabbè. Entità mentali, se ci sono. Mm. Entità mentali. Allora, mi appare, c'è proprio sta cosa che si è messa proprio sopra qua. Mm. Ah. Mm.
Ok. Allora, è apparsa come tipo cristallo, sembrava un cristallo azzurro, dentro ci vedevo le onde del mare, ho cercato di pulire per dire fammi vedere cosa sei realmente e mi è arrivato il aspetta, riconoscimento. Ok. Ah, ok, me la fa vedere come contenitore, adesso ho cambiato forma, me la fa vedere come contenitore, bisogno di riconoscimento, ok, vedo le tacche del contenitore, siccome è una cosa che in effetti adesso ricordo è una cosa che c'è stata a suo tempo e che ci ho cercato di lavorare, Mhm. con le tacche dal 100% vedo che è sotto il 30, vedo un 28, 28-26 oscilla lì, come se ci fosse ancora quel bisogno di riconoscimento. Si chiama bisogno di riconoscimento. Sì, sì, Tra il sì. 2 e il 3, come diciamo noi, no? Ok, sì. Mhm. Ok. C'è solo questa? Mm. Aspetta. Ok, allora c'è aspetta un attimo che sia un po' nascosta sta qua, che cacchio fa lì? Allora, c'è questa cosa, anche questa è apparsa tipo cristallo, aspetta che la tiro fuori, perché mi è apparsa tra il cocige e mm, il cocige è appena sopra, oh mon Dio, aspetta, allora, ombelico, cocige, più o meno a metà strada tra l'ombelico e cocige, per capirci, ecco. Allora, vediamo, tirarla fuori, questa mi è apparsa rossa. Ok, allora questa è una sorta di... Allora, le parole che mi appaiono è mm, impotenza ad utilizzare la tua energia primaria. Questa è la parola che mi appare, che mi esce da questa cosina. Mm. Che livello? Allora, vediamo un attimo. Aspetta, scala 1-10. Mm. Qua siamo a 5. Mm. Ok. Vedi degli impianti? Allora, mm, allora mi è apparso gomito sinistro, ok. Non è definito, nel senso che è particolare la cosa. Allora, c'è una sorta di tentativo, permettimi questo termine, è come se sia stata lanciata, messa un'informazione di creare un impianto utilizzando la mia stessa energia. Strana sta cosa. Sì, è come se ci fossero, ok, Beh, sì. Gli vedo delle impianti vengono palline, ok, messi vedo delle usando te come palline, pila. ok, perfetto, io vedo queste... Ah, ok. Questo utilizza, che è forte, utilizza l'energia soprattutto, l'energia che si forma attraverso il movimento, ok? E si sta creando questa sorta di rivestimento, ok? Rivestimento sia della parte tendinea che dei muscoli. È molto leggera questa cosa, è piccolina, però c'è, ok. Mm. Ok, Eric,
Sì, Possiamo dire che la causa esoterica dei tuoi rallentamenti fisici e energetici sono questi tre aspetti delle interferenze eteriche, mentali e impianti. sì, Ok, assolutamente sì. queste interferenze brutte e cattive le ha mandate un brutto e cattivo, no, le hai mandate tu, Mhm. le hai volute tu, per Sì, sì. adempiere a quale obiettivo, con quale mm, progetto ti sei mosso dalla precedente sessione fatta con Medium, con me, a Mhm. oggi. Allora, ok, dalla precedente ad oggi. Ok, allora, nella precedente sessione, da quello che mi arriva, non la ricordo tutto, ma da quello che mi arriva abbiamo fatto una bella pulizia, c'è stata parecchia comprensione e della serie volevo continuamente continuare a mettermi in gioco e quindi andare a superare dei limiti, superare le mie potenzialità e quindi... Guarda, ah, ti aiuto. sì, Il tuo obiettivo è quello di una grande evoluzione. mhm, Dovrebbe essere quello di tutti, tu sei molto più vicino a questo interesse. La grande evoluzione, guarda bene queste parole, scrivitele davanti, mhm, si ottiene soprattutto con un'esperienza che tu desideri. sì. E questa esperienza è vincolata, non so perché ho detto vincolata a una persona. Se c'è, invitala. Di chi parlo? Allora, mi sono arrivate due immagini. Mhm, Una è quella di cui parlavamo all'inizio, che era la famosa donna del quadro, mhm. e poi vedo un'altra persona, una donna che conosco. Stiamo E parlando della poi, fiamma. ok, perché poi dietro vedo me stesso. È come se... no, ok, sono sempre io, stavo solo osservando come punto di osservazione. Mi ha detto è semplicemente per vedere tutto meglio. Ok, ok. Hai chiamato la tua fiamma? Allora, quello che mi arriva è, lo siamo entrambe, queste due figure che ho visto. Il quadro è la tua amica, cioè la persona che conosci. Mm, aspetta, perché allora, prima ho visto il quadro e poi da quadro ha creato la forma, una forma biologica. Eh, allora, in qualche modo stavo cercando di dire siete lo stesso, di unirle, ma non mi si uniscono. La sensazione è che siano due cose differenti, eh, due possibilità, due fiamme. Beh, non è un quadro. No, chiaro. Semplicemente, magari la donna del quadro era una precedente incarnazione di una fiamma. Non è detto che tu abbia sempre avuto la stessa fiamma, eh? Certo, sì, 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 sì. Semplicemente chiama l'attuale, in questo momento, tua fiamma e invitala nel cinema. Allora, è arrivata. Mm, io vedo, si è seduta, vedo questa figura. Allora, è arrivata come fiamma, proprio fuoco,
proprio come se questa fiammata che arrivasse da lontano si è seduta e ha preso le sembianze umane, anche se rimane questo contorno di fuoco. Però riesco a vederle il volto, sì, la sto definendo, ok, la sto definendo. Che a livello di fattezza è diversa dalle due che sono arrivate prima. Quindi sono 3 fiamme grezze, possiamo dire? Allora, quella che mi è apparsa a destra, quella che conosco, la mia amica, sì, mi dice che è una fiamma grezza. Il quadro, che poi si è manifestato, mi dice che è più avanti, come se fosse, sì, più avanti, non è adesso, arriva più avanti. L'altra è una fiamma, non è grezza, la vedo una possibilità concreta, assolutamente concreta, attuale. Ok, facciamo una prova. Sì. Alza, Eric, le tue frequenze fino a che ne rimane una sola. L'amica, il quadro e la terza. Se questo avviene. Ok, allora cosa è successo? Che aumentando le frequenze, io ho come visto una sorta di onde che lasciava uscire sia quella che è arrivata dal quadro che l'amica si sono sgretolate, ma ho visto come delle tipo palline di luce che entrambe andavano su quella che è arrivata, la terza che è arrivata. Quindi adesso ce n'è una. La terza che è arrivata. Sì, esatto. Diamole un nome, che ovviamente sarà anche fittizio. Come si chiama? Mm. La, la OI, mi è arrivato sto LAOI. 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 Anche lei ha il suo Kir, che è l'occhio. Sì, 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 sì. È di E fronte a te? anche sì, sì, e quando me l'hai detto l'ho visto proprio bene e ecco, lo vedo come lo vedevo all'inizio su di me, proprio bello attivo, anzi mi sembra ancora più connessa e cosciente di tutto questo sistema, permettimi il termine. Sì, Ok, mettiti di fronte a lei. ok, Se volete fate quel gioco delle mani che abbiamo fatto prima noi due. ok. Wow. Mm. Tantissima energia, un'espansione pazzesca. C'è stato, c'è stato e c'è, perché lo percepisco, uno scambio tra noi due. E, ecco, si sta creando, è come se si creasse una terza energia che è la fusione delle nostre due. Praticamente le due rimangono
singole, ecco, hanno due sapori differenti, ma rimanendo vicini se ne crea una terza che è la fusione di questi due. Tanta roba. Continua in questo processo e intanto ripetiti quello che ti sei ripetuto giorni fa. Io creo. Io creo. La fiamma che fa? Anche lei l'ha detto, io creo. Se io ti dico viaggi, Allora, prima che tu dicessi la parola, dopo che anche lei ha detto creo, diciamo che ti dicevo appunto, fuori vedo l'espansione, una sorta di fusione e ho visto, è come se ci fossero questa energia che si amplia, perché la vedo proprio diventare grande, e è come se manifestasse nuove creazioni. E quando tu hai detto viaggi, mi sono portato, mi sono visto, meglio, sì, l'immagine è scesa in un punto dove sto vedendo diversi paesi. Eric, sei creatore o creatore? Creo, Chi ti ha decido mandato, la creazione. chi ti ha mandato quella considerazione? Giorni fa hai sentito che io creo, sì, io sono un creatore, no, perché creatore è il creatore, cioè in qualche modo è un attore nelle mani di un burattinaio, un burattino nelle mani di un burattinaio. La sento, cercando la provenienza mi porta dentro. Andando alla ricerca della provenienza vedo proprio una connessione e adesso sto sentendo proprio al centro del cuore una pulsazione, una piccola pulsazione. Mi porta lì. Mm. E? E la sensazione è che è arrivato da dentro, non è arrivato da fuori, quindi in qualche modo mi sono detto io questa cosa. Mhm. Ok. Sei quello che crea. Tu crei. Sì. In qualche modo le tue interferenze deboli hanno rallentato il tuo sviluppo fisico-energetico. Ora tu puoi creare di mantenere questa situazione, di modificarla leggermente, di modificarla fortemente, eliminando interferenze eteriche, mentali e impianti. Se vuoi. Allora, mentre tu mi stavi dicendo questo, ho visto ehm, una parte, allora mi sono visto in una parte che stava muovendo, eh, aspetta, qual è stata la prima? Ah no, la prima è stata sotto. Ok, allora, prima è arrivata, grazie a questo scambio con la fiamma, si è proprio sciolta completamente l'interferenza che vedevo tra il cocige questa non, o questa, anzi, aspetta, la parola esatta era stata di non utilizzare l'energia, questa energia primaria. No, si è sciolta anche la parola, non mi ricordo neanche più la parola. Praticamente la fusione che abbiamo fatto con la fiamma ha proprio disintegrato quella parte e è come se questa energia primordiale, ecco, salire dal cocige.
Da lì adesso proprio la vedo molto intensa, molto forte, si sta distribuendo ovunque e questo ha fatto sì che arrivando poi sulla parte del braccio andasse a disgregare anche ha fatto saltare questa specie di placche che si stavano creando e ha fuso completamente, c'erano tutta una storia di palline che erano state messe attorno ai tendini e ai muscoli, le ha fuse completamente. E adesso a livello di percezione lì sta proprio ricreando, sistemando tutta la parte. E dal coccyge si sente proprio tutto questo flusso di energia che sale. Quindi non c'è più niente Non nel c'è. tuo campo interferente. No, ci sono, vedo quei tre esserini di prima che si sono allontanati perché fanno fatica. Vedo che ad esempio allo stelo tentava di avvicinarsi con le zampine, gli si sono bruciate e quindi ha dovuto allontanarsi. Idem la vedo la mosca che ha tutto sotto la specie di petto che ha, anche lei, ha tutti i peli bruciati. E, ah no, questo è proprio sparito, non lo vedo proprio più quella specie di insettino. Sono rimasti questi due con una specie di schiera, chiamiamolo, di esercito dietro, che stanno arretrando e stanno dicendo fermati perché noi non ce la facciamo a sopportare questa energia. Tu che vuoi fare? No, no, frega niente. Via. Quali sono i tuoi nuovi obiettivi adesso? Nuovi obiettivi è manifestare, rendere manifesto su questo piano l'incontro con la fiamma, perché ho proprio percepito queste grandi possibilità. Mentre sorrido perché mentre ti sto dicendo questo, sto vedendo come piccoli satelliti tante altre fiamme. E... Ok, adesso ti vedo, mi sei apparso anche tu, mi è apparsa Elena, mi è apparsa Monica, e è come se, ok, come se mi steste tutti dando una mano per questa cosa, perché poi guardandolo vedo anche un'immagine successiva, tutti assieme stiamo veramente creando un qualcosa di meraviglioso, stiamo cambiando completamente tutta la creazione, stiamo cambiando tutta la creazione, quindi assolutamente questo obiettivo ci deve La, essere. la stai creando. Sì, 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 assolutamente, la stiamo creando. Sì. Paradossalmente potrei anche non chiederti a quanto vibri, perché puoi creare anche quello. A quanto vibri? Vedo, vedo un numero che continua ad aumentare, vedo un numero che va avanti. C'è i miliardi a fianco, ma sto numero continua a salire. E più o Questo meno, momento sta... allora, se lo blocco, aspetta che lo blocco, vedo 1345, sì, miliardi. miliardi, sì. Vabbè. Quindi sei molto alto. Consapevolezza era 272. Io adesso vedo un 378. Anima era un po' più della metà, 58, più o meno. Uff. Ah. Allora, aspetta, perché c'è sta cosa strana, nel senso che, allora, appena hai detto anima, ho visto un 90, proprio forte, però a fianco è arrivato spirito con sì, la medesima vibrazione, il medesimo numero,
Mhm. e in qualche modo mi dice ricordati che ci siamo sempre e assieme Sì. facciamo tutto. Ok, Quindi sei al 50-50. ok. 90-90, Mhm, 50-50. ok. Vite. Allora, capri. Allora, mi appare vedo in alto mi è apparso un 98 e vedo, vedo delle radici che sono collegate con un 17. Ok, la scena che vedo è proprio questa. Sto 98 con le radicine che scendono. Sì, 98, ecco, adesso mi appare meglio, una sorta di albero con 98, anzi vedo anche i rami, 98, tronco che scende, radici sotto 17. Questa è la scena che mi appare. Cervello. Allora, vedo anche qui, ok, anche qui mi torna il 17 e a parte il numero c'è una sensazione veramente interessante di connessione tra i due lobi ok, e stanno inglobando cioè, tutto, è come se non ci fosse. Allora, inizialmente vedo i lobi, vedo il cervelletto, vedo le varie composizioni di come è fatto biologicamente, però la sensazione è proprio che ci sia una sorta di connessione per unificarlo, della serie creiamo una connessione unica. Ecco, c'è questo scambio, vedo tutte le reti neuronali che stanno comunicando con tutte le parti. Benissimo. Oggi è nato un nuovo Eric. Mm. Sì. Figo, bello, sì. Bellissima sensazione. Mm. Messaggio che vuoi lasciare a tua mamma lì nel cinema. Grazie per quello che mi hai dato, per le esperienze che io ho scelto e che tu hai scelto, in qualche modo che abbiamo scelto assieme di fare, e grazie anche per le esperienze che ancora stiamo facendo, che ci hanno permesso di crescere. Alla tua ex. L'ho detto mentre lo dicevo a mia mamma, lo stavo dicendo anche a lei. A lei. Il messaggio è stato reciproco e da parte loro c'è stata una sorta di inchino con la testa, grazie. Ecco, adesso c'è una sorta di ringraziamento che viaggia da tutti e tre. Sì. Il tempo. Messaggio che vuoi lasciare ai tuoi colleghi, hm? Collaboratori. Allora, il mio impegno è di tenere alte le mie vibrazioni sempre di più, essere nella totale presenza. Ehm, Posso mettere delle piantine, posso farvi vedere come si fa, ma non posso farlo al posto vostro. Dovete voi scegliere. E se avete bisogno di qualche indicazione, io chiaramente ci sono. Messaggio che vuoi lasciare alla tua fiamma. La scena ho visto che ho proprio allungato la mano, lei mi ha presa, c'è stato un ci sono, siamo qui, e siamo qui. Ecco. Mi verrebbe da dire troviamoci, ma quel troviamoci va già oltre. Siamo qui, Mhm. eh, siamo qui. La presenza. La presenza, esatto, siamo qui, basta, non c'è altro, assolutamente. Qualche altra cosa, no, è superflua. Siamo E a qui. te stesso cosa vuoi dire?
sai che sei. Semplicemente ricordati. E quando dico questa parola, vedo che nel momento in cui mi ricordo che sono, che so che sono, boom, si manifesta. Ricordati. Sì. Va bene, Eric, abbiamo finito. Il tuo bellissimo viaggio finisce qui. Sei pronto a tornare? Sì. Vuoi dire qualcosa in eterico alla tua gatta che non ti ha mollato un secondo? Ringrazio anche lei per tutto quello che ha fatto e sta facendo, perché so che è arrivata con un preciso compito. E in questa sessione è rimasta lì per darti un aiuto eterico? Sì. Ti ha, anche se non ce n'era bisogno, difeso da eventuali venti maligni? Diciamo che allora in questa sessione non ce n'era bisogno. Nel passato sì, si è data da fare, anche perché quando è arrivata, quando io l'ho chiamata, l'ho cercata, è arrivata proprio con quel compito e quindi ne ero consapevole, quindi la ringrazio assolutamente sì. Va bene, Eric, disconnettiti da tutto e tutti. Ok. Preparati che torniamo. Giro sulla giostra è finito e tu sei contento. Ora conterò da 1 a 5 e al 5 sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1. Il tuo corpo inizia a tornare sempre più leggero. È come se si riattivasse, è come se il sangue riprendesse a scorrere alla velocità normale. 2. Indifferentemente dal piede alla testa, dalla testa ai piedi, da destra a sinistra, da sinistra a destra, da sopra a sotto, da sotto a sopra, acquisisci più leggerezza, freschezza, energia. Ti stai ricaricando di forze fisiche. 3. Ti stai rienergizzando. Hai quasi ripreso completamente possesso, diciamo, del tuo corpo nella matrix fisica. Questo processo è veloce, semplice, piacevole. 4, 0, un bel respiro e 5, apri gli occhi. Bentornato. Non so se lascerai l'immagine, ma c'è questa gatta che è venuta insieme a te che diceva what the fuck? Che sta succedendo? Perché ti muovi? Eric, anche detto Cuccia. Cuccia di gatti, come stai? Ok, adesso venendo su mi è girato un attimino la testa, però bene. C'è proprio una percezione differente. È come se stessi settando le varie sensazioni, sì. Ti stai ricostruendo un Sì, pochettino, sì, esatto. ti stai ripettinando un attimo, Sì. una capigliatura arruffata, anche se così non è. Ma tu lascerai l'immagine, questo non te l'ho chiesto. No. Preferisco no, non ancora. Ok.
Siamo in registrazione. Vuoi dire qualcosa finale e poi chiudo o va bene così? Ah, Com'è stato? è stata bellissima, una cosa veramente ottima, stupenda, una sensazione incredibile. Se può servire come testimonianza, assolutamente la consiglio, anche per quello che è stato la mia prima esperienza, considerando che poi ho sperimentato tante cose, qui andiamo all'essenza, ok, ecco, quello sì, quindi diventa una cosa chiara, semplice, veloce e si saltano tutta una serie di passaggi che in tante cose fatte. Mhm. Sì, quella Poi di oggi è stata un po' sì, questa è particolare. chiaramente un po' più particolare, ecco. Mm, però sì, ecco, l'essenza è proprio un ritrovare, che appunto ci siamo, un ritrovare proprio noi, punto. Va bene. Come si chiama la tua gatta, si può dire? Lei si chiama Kira. Kira. Io pensavo che il titolo di questa sessione fosse Io creo, e Mhm. invece sulla fine, secondo me, è Ricordati. Ok, ok, Se tu sei d'accordo. mi piace. Ok, perfetto. Ricordiamoci di chi siamo. Mhm. Sì, Finisco di registrare. Ciao ok. Eric. Ciao a tutti. Ciao, grazie.